Buongiorno YouTube, è novembre, sono mega in ritardo con questo tipo di contenuto perché so che ormai state già tutti pensando allo sci, io incluso. La stai pensando allo sci? Allo snowboard. Ecco, lui è uno di quelli cattivi. Allora sì, sono un po' in ritardo con questo video, ma ho pensato, siccome è una roba che probabilmente durerà tipo una vita intera prima di essere effettivamente efficace e funzionante, partiamo presto, almeno ci portiamo avanti per la prossima estate. Facciamo 10 passi indietro perché? Perché mi è arrivato un pacco con dentro queste cosine qua. Adesso vi spiego. Bene signori, questa e questa sono delle mousse. Qualche anno fa, tra l'altro, con Diego avevamo già fatto un video riguardante le mousse. Vi spiego che cosa sono. Innanzitutto, grazie a Tena Sport per questo piccolo pensierino. Allora, questa è una mousse, anche chiamata inserto. Questa viene messa praticamente tra il cerchio e la gomma, per cui all'interno del copertone, e serve come antibucaggio. Tendenzialmente con questa non pizzichi, se buchi puoi almeno arrivare in fondo, e dà una serie di sensazioni un pochino diverse. Quando atterri dai salti ti dà un pochino più di supporto, eccetera eccetera, una serie di altre cose molto fighe. E quindi la mia testolina ha pensato, questa è un copertone normale, si buca, per cui io dovrei metterci dentro l'inserto per evitare di bucare. Perché non esiste una soluzione più semplice? Ho pensato a due soluzioni, tre anzi. Non so quale funzionerà, ma stiamo per risolvere un problema che tutto il mondo dei ciclisti ha e non ha ancora risolto. Soluzione 1. Schiuma espansa. Perché non gonfiare una gomma con questa? Metti questo pistolino qua nel pistolino della gomma, gonfi, questa si espande, mette in pressione la gomma e se anche buchi chi se ne frega, tanto c'è dentro la schiuma. Prima funzionato, poi... No, non funziona. Il motivo per cui non possiamo mettere la schiuma espansa nella gomma è che non entra dalla valvola. Siccome la valvola è fatta per l'aria, giustamente non ci passa la schiuma espansa. Ma il motivo principale è uno soltanto. Sta roba qua si sgretola come la sabbia. Anche se devo ammettere, in realtà, che è anche più elastico del previsto. Potrebbe non essere una soluzione troppo brutta, ma questa si spacca. Una volta che qua gli atterri sopra, questo si comprime, si schiaccia, rimane giù così, e quando scendi non funziona, serve un'altra soluzione. E se la riempio di silicone? Sei pazzo? No, cagata, peserebbe 800 kg. Ah no. No. Soluzione numero 2, avere una gomma piena, un copertone pieno. Allora, esistono, secondo me, sono pieni di un materiale che non è troppo diverso dalle mousse, quindi non va bene perché non è quello che stiamo cercando, signor. Quello che stiamo cercando è una soluzione totalmente alternativa che ancora non esiste. Quello a cui ho pensato io è riempire il copertone di gomma. Ma c'è un problema. La bici peserebbe tipo 75 kg e non va bene. Quindi rimane una sola cosa da fare, e questa, signore e signori, è la soluzione che vi presento al problema più comune per tutti i ciclisti. Stamperemo la gomma in 3D. Quindi gli step sono prendere un cerchio. Vi spoilerò una cosa, siccome immagino che dovrò fare un sacco di test, un sacco di prove diverse, non lo farò subito su una gomma su un cerchio del 29, perché sennò ci metto una vita e mezza. Se trovo un cerchio del 26 facciamo tutti i test, le misure eccetera eccetera, tutta la prototipazione sul 26, e se funziona la buttiamo sulla 29 quando avrà funzionato. Secondo step, prendere tutte le misure, fare un modello che abbia un minimo di senso, provare a stamparne un pezzettino e poi andare avanti da lì. Ringraziamo Ala per l'aiuto che ci ha fornito e soprattutto per averci regalato un cerchio nuovo di pacca 27,5. Ciao. Dietro. Allora, ci siamo trasferiti in ufficio perché avevo bisogno di lei, della lavagna, per farvi capire esattamente che cosa ho in mente. Sono straconvinto che possa funzionare, ma nei primi passi bisogna semplificare al massimo la cosa, perché altrimenti i tempi si dilungano un po' troppo e bisogna assolutamente terminare questo progetto prima che arrivi la neve. Allora, l'idea è quella di fare una ruota intera, senza il cerchio ovviamente, solo la parte che riguarda il copertone, totalmente stampata in 3D. Abbiamo un solo problema. Il mio piatto della stampante 3D è 22x22, questo significa che bisognerà stamparlo a pezzi. Esattamente signori, a pezzi. Andiamo più nel dettaglio perché ho visto qualcuno che aveva fatto un qualcosa di molto simile su Instagram, ma non trovo più il video, per cui mi tocca partire da zero. Allora, appurato che verrà fatto in pezzi, andiamo a vedere esattamente come sarà fatto ogni segmento di questo copertone. Io me lo immagino una cosa di questo genere. Questo visto dal lato. Non lo faremo pieno, poi entreremo nel dettaglio di come funziona esattamente il riempimento della stampante 3D.
ma non sarà pieno al 100%, anzi vorrei provare ad alleggerirlo il più possibile, quindi faremo dei buchi. Vediamo adesso questo segmento di copertone ma visto da dritto, da davanti. L'idea semplificata al massimo è questa. Il cerchio va qui, fa questa cosa, qui ci sono i raggi, il perno e ok. Per cui questa parte già esiste. A noi interessa questa e questa, che sono lo stesso componente tra l'altro. Quindi ci resta una sola cosa da fare: armarci di calibro, di cerchio esistente 27,5, misurare, buttarci su Fusion 360 e provare a modellare un componente super semplificato ma che possa dimostrarci che la mia teoria funziona. Andiamo. Bene, potremmo più o meno aver trovato una soluzione che forse come primo test potrebbe andare bene. Allora, vi spiego molto velocemente come ho ragionato questa cosa. Ho fatto un infill, quindi un riempimento del 10%. Cosa intendo con il riempimento del 10%? Allora, ipotizziamo che io sto stampando un cubotto. Questo è visto da sopra. Il riempimento è praticamente quante pareti mette all'interno la stampante, quindi se vogliamo fare un riempimento del 20% raddoppierà, per cui ci saranno molte più pareti, molto più materiale usato, molto più tempo di stampa e molta più rigidità proprio nel pezzo. Al momento la rigidità non ci interessa, per cui andiamo al 10% riempimento minimo, facciamo veloce, e se questo pezzo sta a pennello, fitta bene all'interno del cerchio, possiamo procedere. Allora, ho pensato a una cosa. Siccome va stampato a pezzi e li dovrò unire in qualche modo, il modo più semplice è fare dei buchini ai lati e attaccare al pezzo successivo con una fascetta o un cordino o qualcosa qua in mezzo. Come tempo di stampa mi dà 14 ore e 13 minuti e l'unica soluzione per stampare questa cosa è il TPU. Per chi non lo sapesse, il TPU è questo materiale qui, vedete che è flessibile, è praticamente una sorta di quasi gomma, è molto figo, è il materiale quasi perfetto per fare questo tipo di progetto. Certo, probabilmente non sarà la cosa più resistente del mondo, ma iniziamo a provare, è un esperimento, raga. Adesso parliamo di numeri, perché il mio software di slicing mi dice che un pezzo ha bisogno di 72 grammi di materiale con questo riempimento, quindi ipotizziamone un 80 grammi, ok? Per un solo pezzo, io ne devo fare 8. Bene, ho bisogno di 640 grammi di TPU, io qui ne ho un po' meno di mezzo chilo perché questo l'ho già usato, per cui dovrò sicuramente ordinare del nuovo TPU, ma ci arriveremo più avanti. E soprattutto 14 ore, che non sono poche per un solo pezzo, considerando che ne devo fare 8 e considerando che il riempimento sarà un po' più alto, io stimo una quindicina di ore a pezzo, sono 120 ore di stampa. Se non scazza qualcosa la stampante, perché lo fa spesso si incastra. Porca miseria. Ok, ci vuole molto più tempo del previsto, molto più tempo del previsto. 100 e passa ore di stampa ininterrotta. Bene, mettiamoci all'opera. Bene gente, passate le 14 ore ci siamo riportati in ufficio per fare un'analisi del pezzo che io sono contento di come è uscito. Ha bisogno di un paio di sistemazioni. Allora, a livello estetico, puramente estetico, può starci. Ok, allora abbiamo visto che stampare l'ha stampato. Esteticamente ci sta, ma tanto l'estetica non è fondamentale al momento. Bisognerà, vabbè, sistemare un pochino qua, adesso lo faccio, ma c'è il test più importante di tutti per capire se possiamo andare avanti con questo progetto o meno. Sta nel cerchio, è giusto? Andiamo a scoprirlo. È giunto quel momento, il momento dell'ultimo test, quindi prendiamo il nostro cerchio, prendiamo la nostra ruota stampata e proviamo a vedere se l'incastro è perfetto. E incredibilmente, signori,
L'incastro è perfetto, perfetto, guardate qua che roba. Addirittura si può fare, io lo so, si può fare, sono straconvinto. Restano delle cose da fare, tra cui ordinare almeno 1 chilo di filamento, ma io direi che ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie per aver seguito, ciao!